Siamo sulla Riviera del Brenta, un'area urbana della città metropolitana di Venezia che si estende lungo le rive del Naviglio del Brenta. Dolo, Mira, Oriago, Fiesso d'Artico, Stra e Malcontenta sono i suoi centri abitati. Questo territorio fu meta di personaggi illustri, Byron, Casanova, e ospitò persino reali di tutta Europa, Asburgo, Savoia e persino lo stesso Napoleone Bonaparte in persona. Questo territorio ha origini antichissime e la sua storia vi lascerà a bocca aperta. E tutto iniziò in una data ben precisa, il 17 aprile 1345, quando il Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia abrogò la legge che proibiva ai veneziani di acquistare terreni in terraferma. E fu proprio a partire da questa data che iniziò il meraviglioso mondo delle ville venete. Ci troviamo all'interno del parco di Villa Sagredo a Vigo Novo. Questa è una delle ville più particolari di tutta la Riviera del Brenta. Il proprietario, Giovanni Francesco Sagredo, fu amico intimo di Galileo Galilei, il quale soggiornò per un lungo periodo in questa villa, tanto che pubblicò nel 1632 la sua opera più importante, ovvero il dialogo sopra i due massimi sistemi, e uno dei protagonisti di questa grande opera fu appunto Giovanni Francesco Sagredo. Ma Giovanni Francesco Sagredo non fu l'unico protagonista di questa villa. Abbiamo anche Alvise Sagredo, che fu patriarca di Venezia, e non possiamo non citare due donne molto importanti di questa famiglia. Cecilia Sagredo, nota clavicembalista, che durante un suo viaggio conobbe Wolfgang Amadeus Mozart, il quale si innamorò perdutamente di questa donna, tanto che parlò e descrisse questa liaison in una lettera che spedì al padre. E poi Marina Sagredo, una delle donne più importanti di tutto il Settecento, una donna che non aveva problemi ad ostentare la sua libertà, la sua indipendenza, tanto che Goldoni le dedicò una delle sue opere più ironiche e divertenti, ovvero La sposa virtuosa. Tra il 500 e il 700 la villa ebbe il suo massimo splendore. Il parco agli inizi, quando la villa fu costruita, era un labirinto di siepi di bosso e solo successivamente divenne una meravigliosa oasi verde, ricca di acque correnti e piante, sia europee sia esotiche. Guardate che meraviglia! Un'auto che è simbolo di Made in Italy nel mondo. Sto parlando di questa Alfa Romeo 1600 Spider. Fu presentata per la prima volta al Salone di Ginevra del 1966. Solamente che a quest'auto mancava qualcosa, le mancava PIL, le mancava un nome con carattere. Così la casa madre decise di bandire un concorso per stabilire il nome più adatto per questa auto da sogno. Arrivarono ben 140.501 proposte. Tra l'altro anche il principe d'Olanda inviò la sua proposta. Il nome più gettonato fu Pininfarina, ma non ottenne il placet della casa madre e optarono per Duetto, due posti per correre baciati dal sole. Quest'auto ha una linea pulita e filante ed è stata disegnata da Pininfarina. Non ci sono più di spoiler e i paraurti sono di tipo incassato, dello stesso colore della carrozzeria. Questa è una quarta serie, infatti la casa madre produsse ben 4 serie di Duetto. Ha un motore 2000 con catalizzatore e si riesce a raggiungere una velocità massima di 190
Riviera del Brenta incontriamo anche Villa Foscari, detta la Malcontenta, una villa veneta progettata da Andrea Palladio tra il 1554 e il 1559. Ci troviamo da Giorgio, uno dei ristoranti tipici della Riviera del Brenta. Questo ristorante è famoso per i suoi piatti di crudité e per i piatti di pesce. Infatti, quando parliamo di enogastronomia della Riviera del Brenta, pensiamo solo a una parola: il pesce. Il pesce che può essere sia di laguna sia del Mar Adriatico, e sono tutte ricette che risalgono al periodo della Repubblica di Venezia. Quindi sono ricette antichissime, tramandate di generazione in generazione. Per chi non dovesse invece amare il pesce non c'è alcun problema sulla Riviera del Brenta. Infatti questa zona è rinomata anche per i piatti di carne, sia carni bollite sia carni alla griglia. Quindi possiamo dire che qui ogni palato può essere soddisfatto, anche quello più esigente. Ed ora, buon appetito! E siamo arrivati a Stra. Quella che vedete alle mie spalle è Villa Pisani, uno degli esempi più celebri di villa veneta. Fu una villa dedicata alla nobile famiglia Pisani e costruita a partire dal 1721. Pensate che copre circa 15.000 metri quadrati. Agli inizi aveva 114 stanze, ognuna delle quali era dedicata a un personaggio illustre. In primis abbiamo la stanza di Napoleone Bonaparte, una stanza ovviamente a lui dedicata perché soggiornò all'interno di Villa Pisani. E come concludere in bellezza questa giornata strepitosa se non con un tipico aperitivo veneto, a base di spritz, prosecco e le nostre tipiche tartine. Siete pronti a venire con noi? E come vi dicevo prima, siamo arrivati ad Abano, all'ombra che conta. Ed ecco il tipico aperitivo veneto. Abbiamo le code di gamberoni in saor, un'insalatina di gallina padovana e una millefoglie di baccalà mantecato. E per chi volesse usare di più, abbiamo anche un piatto di tartare di fassona piemontese con gelato al gin tonic. Ed ora non ci resta che brindare e buon appetito! Il mio viaggio alla guida di una Duetto rossa fiammante per ora termina qui. Maestose ville venete che sorprendono per i misteri che ancora cellano dietro le loro facciate. Una tradizione enogastronomica che affonda le sue radici nell'antica Repubblica di Venezia, tra laguna e Spezie. Un paesaggio bucolico inconfondibile, dove al tramonto il cielo sembra fondersi con le acque del fiume. Questa è la Riviera del Brenta.